Inoltre vi leggo una favola sussurrandola. In questo video farò lo stesso. Vi leggerò un'altra favola di Esopo. Esopo era un favolista greco che ha scritto diverse favole per bambini. Il linguaggio di queste favole è molto semplice, ma la cosa bella è che ciascuna di queste nasconde e ci insegna una morale, una lezione di vita, ci dà un consiglio. La favola che vi leggerò oggi si chiama La cicala e la formica. Ho il mio iPad qui di fronte. Leggerò la favola da lì. Come per il video precedente, metterò le parole più importanti con la loro traduzione. Ovviamente in questo video ci saranno i sottotitoli, quindi attivateli se ne avete bisogno. Siete pronti per iniziare? C'era una volta un'estate calda calda e una cicala a cui non piaceva né sudare né fare fatica. L'unica cosa che le piaceva fare era cantare tutto il giorno sotto il ramo dell'albero dove stava sdraiata, comoda comoda la cicala. Passava avanti e indietro una formica, tutta indaffarata a portare sulla schiena un sacco di cose, pezzetti di cibo, sassolini, legnetti, eccetera. La cicala, vedendo quanto era sudata la formica, iniziò a prenderla in giro. Vieni qua su con me, signora formica, fa più fresco e mentre ti riposi cantiamo insieme qualche canzone. E così dicendo iniziò a cantare. Grazie mille per l'invito, signora cicala, ma io sono molto indaffarata a mettere via le provviste per l'inverno e a sistemare la mia casetta per proteggermi dal freddo quando questo arriverà. E così dicendo continuò ad andare avanti e indietro per il prato, indaffarata. Ma l'estate è ancora lunga, continuò la cicala, e l'inverno è ancora lontano. Non preoccuparti adesso, ci sarà tempo più avanti per mettere via le provviste. La formica scosse un po' la testa e continuò imperterrita il suo lavoro, senza più badare alla cicala. Fai come vuoi, formica mia. Io intanto mi godo questa meravigliosa giornata, standomene qui, rilassata, a riposare. E la cicala riprese a cantare un'altra canzone, ma i giorni e poi i mesi passarono veloci ed ecco che puntuale arrivò l'inverno con il suo freddo ed il suo ghiaccio. La cicala vagava per i campi e per i prati,
riparandosi dal freddo dove capitava. Vagando e vagando, una sera in cui il buio era sceso molto presto, incontrò una piccola casetta con una finestrella illuminata. La cicala aveva tanta fame e tanto freddo, così bussò alla porta. La porta si aprì ed uscì la formica. Quella era la sua casetta, costruita con fatica durante tutta l'estate. Dall'interno si sentiva arrivare un bel calduccio ed un odorino di cibo molto molto invitante. Buonasera, signora cicala. Cosa ti porta qui da me? Buonasera, signora formica, rispose tutta infreddolita la cicala, tremando nel leggero cappottino che aveva addosso. Ho freddo, ho fame e non ho un tetto dove passare la notte. La formica guardò la cicala con compassione. Ah, signora cicala, come ricordo bene le calde giornate d'estate in cui, mentre io faticavo per mettere via le provviste e costruirmi una casa, tu, beata sul tuo ramo, al fresco e all'ombra, cantavi, cantavi e cantavi. Beh, facciamo così. Entra, per questa volta ti aiuterò e ti darò da mangiare e un letto per dormire. Tu però prometti che la prossima estate mi aiuterai a fare provviste. La cicala, imparata la lezione, promise che avrebbe fatto la brava e ringraziò di cuore la formica per il suo aiuto. Fine della favola. Avete capito qual è la sua morale? Questa favola ci insegna che senza impegnarci non possiamo ottenere risultati. Senza l'impegno non possiamo lamentarci di non aver raggiunto i nostri obiettivi. Solo con l'impegno, il duro lavoro, la perseveranza e la costanza possiamo ottenere comodità e sicurezze. La fortuna si costruisce passo dopo passo. I risultati si vedono nel tempo, solo con il duro lavoro e la perseveranza. Spero che questa favola vi sia piaciuta. Spero che questo video vi abbia rilassati. Spero che abbiate imparato qualche parola nuova o che abbiate imparato una lezione di vita. Se questo video vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al canale. Io, come sempre, vi ringrazio tanto per averlo visto. Vi auguro una splendida settimana e noi ci vediamo la prossima settimana.